Su 8.000 metri quadri di terreno si possono fare molte cose, ma io sentivo che c'erano dei limiti. Per passare al livello successivo ho fatto una scelta. Un passo per espandere la nostra agricoltura, ma non è stata una decisione facile. Questo sono perdendo. Adesso lo vendiamo principalmente ai nostri clienti che apprezzano il loro sapore, ma in futuro mi piacerebbe pensare di venderlo online e fare una produzione di olio in bottiglia. Magari in futuro ho pensato che sarebbe divertente fare un agriturismo. Però il primo grande ostacolo si chiama azienda agricola. Una volta fatta l'azienda agricola si possono avere anche degli incentivi interessanti, ad esempio un bando di 50.000 euro oppure l'acquisto dei terreni che ti finanzia il 100% della cifra pattuita. Ma adesso onestamente per me questo è un peso troppo grande. Conosco agricoltori che hanno ampliato con successo le loro aziende utilizzando i programmi dell'ISMEA, ma erano già grandi aziende agricole. Acquistare grandi estensioni di terreno è possibile, ma poi bisogna pensare alle vendite, alla manutenzione del terreno, alle attrezzature agricole e forse anche al personale oltre alla famiglia. Posso fare tutto questo subito? È una grande responsabilità. Quindi per adesso stiamo cercando di mettere da parte dei finanziamenti in modo che da poter cercare un nuovo terreno, sperando di trovare un terreno che rientri nel nostro budget finanziario, così a poco riusciamo ad allargare i nostri terreni. Attualmente il centro della mia coltivazione di olive è a Lingua situato sul versante nord dell'Etna, a 750 metri di altitudine. È una città con antiche chiese e edifici storici, circondata da oliveti e vigneti. In questa zona il sapore dell'olio è molto gustoso, quindi come base stiamo cercando un altro terreno sempre in zona, anche perché così è più comodo, e sperando di trovarlo. Quello che sto cercando attualmente è un terreno adibito esclusivamente ad olive con una fonte d'acqua. Il terreno Lingua Colossa non ha una fonte d'acqua, quindi per piantare nuovi alberi, alberi giovani ovviamente necessitano di acqua, quindi ogni volta noi dobbiamo, con l'auto di mio padre, riempire di taniche l'auto e portare l'acqua, perché poi bisogna anche spruzzare i prodotti fitosanitari agli alberi. Tutto questo comunque genera un peso. Ho cercato terreni con il cartello vendesi e su siti come Subito, trovando due opzioni promettenti. Lo stato degli alberi e il numero erano perfetti, ma non c'era una fonte d'acqua e il terreno era troppo scoscesso, quindi era un po' difficile andare a lavorarci. Inoltre non c'era un margine di trattabilità sul prezzo. C'erano alberi secolari uno dopo l'altro e l'acqua nel terreno abbondava. Sapevo che sarebbe stato molto difficile perché c'era tantissimo lavoro da fare, ma comunque pensavo fosse stato divertente e quindi avevo preso una decisione. Quando stavo quasi per decidermi a scegliere questo posto, è spuntato un altro terreno interessante. Un terreno che combinava dimensioni, prezzo e numero di alberi in modo perfetto. Io avevo anche una fonte d'acqua, ma dopo la visita mi sentivo scoraggiato. Il terreno era su una ripida collina, con muri in pietra e pieno di fichi d'India. Come avrei potuto raccogliere olive lì? Alcune aree erano così scivolose che era difficile anche solo camminarci. E c'erano troppi fichi d'India. Ma siccome questo terreno si trovava vicino a Biancavilla, una zona molto rinomata per l'olio d'oliva, tutti quelli intorno a me mi dicono sempre la stessa cosa. L'olio d'oliva alla fine è quello di Biancavilla che conta. Io adoro l'olio del mio terreno, ma non posso ignorare la fiducia e il valore del marchio che ci sono in quel posto. Ero un po' entusiasta del terreno con gli alberi di olive secolari, ma poi sono tornato con i piedi per terra e ho capito che su quel terreno non avrei recuperato subito l'investimento. Gli alberi non hanno bisogno di potature drastiche, quindi ci sarebbe voluto troppo tempo prima di portare di nuovo in produzione.
Invece nel terzo terreno la maggior parte di loro è giovane, anche se non sono state potate da qualche anno, gli alberi vanno abbastanza bene e già da quest'anno possono garantirmi un'ottima raccolta. Alla fine, dopo un'attenta riflessione, ho preso una scelta. Ho scelto questo territorio, situato nella zona di Biancavilla, ai margini di Paternò e vicino a Santa Maria delle Godie. Da qui iniziamo un nuovo capitolo. I nostri terreni adesso sono in tutto circa 13.000 metri. Forse qualcuno dirà, e con così poco cosa vuoi cambiare? Ma adesso è tutto ciò che posso fare. Sai che facciamo?